In questo video ti racconto questa postazione, quella che vedi alle mie spalle, che è la postazione secondaria, quella che uso soprattutto per i corsi di formazione, ma anche per fare live streaming, webinar e quant'altro. Quindi ti racconto come ho allestito questa postazione, che cosa sto utilizzando e perché lo sto utilizzando. Iniziamo subito però. Iniziamo dai monitor. Come puoi vedere ci sono due monitor su questa scrivania. Il primo è un 32 pollici curvo della Samsung, l'altro è un monitor USB-C, non ricordo la marca, dovrebbe essere intorno ai 14 pollici, ma ti lascio sempre tutto in descrizione in modo che, anche se non mi ricordo qualcosa, tu possa andarlo a trovare. Allora, questo qui è un monitor che io utilizzo soprattutto utilizzo per tutto, quindi per montare video, per editare i podcast e per fare, come ti raccontavo prima, corsi di formazione, call, live streaming, eccetera. Il secondo monitor mi serve perché magari quando faccio video editing mi serve avere un secondo monitor dove portarmi alcuni strumenti, in modo da non affollare questo monitor che, per quanto grande, però ti assicuro che con il software che utilizzo io, Final Cut Pro X, comunque ci sono tantissime finestre da tenere aperte. Questo monitor mi torna molto utile quando devo fare anche dei corsi di formazione, perché lì ci metto degli appunti, ci metto un elenco di touch point che voglio toccare durante il corso o magari anche durante la diretta. Quindi mi servono due monitor. Ho aggiunto da poco, ti dico la verità, il secondo monitor, prima non lo utilizzavo, perché pensavo che un solo monitor effettivamente, soprattutto così grande, bastasse. Però ti assicuro che il secondo monitor spesso fa la differenza. Nel normale utilizzo, sai cosa faccio? Metto qui la casella di posta, quindi tutte le mie caselle di posta, ce l'ho lì il software, e tengo sempre aperte. Oppure a volte tengo anche Telegram, tengo WhatsApp, dipende un po' dalle giornate, da quello che devo fare. Questo per non aggiungere troppi elementi su questo monitor, perché per esempio quando devo fare della grafica, quando devo fare editing dei podcast o editing video, mi serve avere tutto gigantesco qui davanti. Quindi, come dire, la grandezza del monitor non è mai abbastanza. Se avessi un monitor ancora più grande, avrei comunque bisogno di un secondo monitor. Magari nel tuo caso specifico non ne hai bisogno, ok? Sul monitor puoi vedere c'è questa barra qui, che è una barra luminosa. Non so se adesso si vede che l'ho accesa. La sto regolando, vedi? Si vede, ok. Bene, allora questa qui è della Xiaomi, se non ricordo male, ma ti lascio il link in descrizione. E mi serve perché adesso stai vedendo, sto facendo un video, quindi ho miliardi di luci accese nello studio. Però di solito, siccome io amo comunque la penombra, mi fa molto piacere avere questa luce che non va a riflettere sul monitor, ma me lo illumina dall'alto in modo che riesco a lavorare meglio senza affaticare troppo gli occhi. È una luce che ovviamente posso regolare da 0 a 100 come intensità, ma anche come calore, come temperatura, quindi luce calda, luce fredda e luce diurna, diciamo. Quindi ha tutto lo spettro, mi pare da 2007 a 6005, se non ricordo male, gradi Kelvin, quindi comunque va benissimo. Entriamo nel dettaglio di ciò che c'è sulla scrivania. Allora, io partirei dal Mac Studio, che è un computer fantastico. Io uso soltanto computer Mac da forse 25 anni, qualcosa in più, e non me ne pento neanche una volta, perché qualsiasi periferica gli collego funziona, qualsiasi software lancio funziona. Insomma, per fare audio e video, dal mio punto di vista, per fortuna non soltanto dal mio, i computer Apple sono anni luce avanti. Ma non voglio entrare in polemica perché non me ne frega niente, io uso questo. Sempre sulla scrivania c'è il mio hard disk esterno della Crucial, come puoi vedere è microscopico, guarda, proprio veramente piccolissimo, ed è un hard disk velocissimo SSD che utilizzo per montare soprattutto video, non tanto audio, perché l'audio è molto leggero, ma i video sono pesanti, parecchi giga, quindi avere un hard disk molto veloce mi è veramente comodo. Sulla scrivania trovi questa vecchissima tastiera della Logitech, sono veramente affezionato, tra l'altro alcuni tasti sono consumati, tipo il tasto della A, ma non me ne frega niente, funziona, quindi va bene così. E questo fantastico mouse della Logitech, l'MX3, se non ricordo male, MX3S, sì. E anche su questo ci ho fatto un video, perché avevo un altro mouse della Logitech, ma era un mouse abbastanza semplice. Questo mi ha cambiato la vita, perché soprattutto per questa funzione, al di là dei tasti dove puoi assegnare specifiche funzioni, ma questa rotella qui per lo scroll orizzontale mi ha cambiato la vita, soprattutto per l'editing video, ma anche per l'editing audio, ok?
Poi qui troviamo la Focusrite Vocaster 2, che è una scheda audio che utilizzo soprattutto in ascolto. Qui ho delle cuffie che sono le T-Bone HD 515, ok? Le utilizzo soprattutto per ascoltare i video e non tanto per il montaggio dei podcast, quello lo faccio di là con altre cuffie, con le Audio-Technica. Queste qui le utilizzo soprattutto per i video, ma anche quando faccio corsi, per ascoltare musica, eccetera, eccetera. Sono cuffie, secondo me, per quello che costano, sono fantastiche. Che altro farti vedere qua? Beh, c'è Pikachu, che come puoi vedere è abbastanza arrabbiato, questo mi rappresenta. Questo qui invece è semplicemente il controller della luce che ti ho fatto vedere prima. Spegniti, ok, si è spenta. Quindi si vede la differenza, non è tantissima, ma ti assicuro che con le luci spente si vede. Come puoi vedere qui, questa cosa qui in alto, su quel monitor, è una Hobsbot, la Meet 2, una webcam piccolissima, trovi un video sul mio canale, che utilizzo collegata a questo monitor. Quando mi capita di fare delle call veloci o comunque altre cose, tengo questo monitor attivo con la webcam sopra, qui sotto ho le finestre delle persone, di solito la finestra della persona cerco di metterla più in alto possibile sul monitor in modo che il distacco tra me che guardo la persona e la distanza della lente, della webcam non è tantissima, come dire, per mantenere uno sguardo che sia quanto più occhio nell'occhio possibile, che è fondamentale. La uso piccolina, leggerissima, sta benissimo lì, quindi ok. Un'altra webcam che invece utilizzo è questa, è sempre un'altra Hobsbot, questa è la Tailair, giusto? Non mi ricordo il modello preciso, dovrebbe essere Tailair 2, vabbè, trovi il link in descrizione, ma soprattutto trovi dei video in cui ne parlo. Allora, ti ricordi che cosa ti ho detto prima a proposito del mantenere il contatto visivo? Ecco, perché ho questa situazione veramente oscena? Perché è proprio brutta, no? Questa videocamera su questo trespolino, su questo cavallettino. Per fortuna nessuno lo vede, ok? Tranne me. Perché? Perché quando faccio corsi o altro, io la webcam la metto qui. Tu mi dirai, Ale, ma sei pazzo? La metti davanti al monitor? Sì, sono pazzo, perché quelle cose oscene messe in alto o in basso non hanno assolutamente senso. Io vedo tantissime persone che hanno le webcam in altissimo perché giustamente avendo un monitor così grande o ancora più grande, la webcam dove te la metti? O la metti sopra o la metti sotto. Sbagliato. In entrambi i casi sbagliato. Perché? Quando metti la webcam in alto e tu sei in basso e il tuo pubblico ti sta guardando dall'alto verso il basso. E questa cosa da un punto di vista proprio psicologico non ha senso perché le persone non ti prenderanno mai sul serio. Non è una mia teoria, qualsiasi libro di psicologia te lo racconta. Allo stesso modo la webcam in basso, tu sei in alto, le persone sono in basso, sembra che tu vuoi insegnargli per forza qualcosa, non ti stai erigendo a maestro. Non è bello neanche in questo caso, quindi, e ripeto, non lo dico io, ma su qualsiasi manuale, soprattutto in questo caso di fotografia o di video, trovi questa cosa, cioè la webcam o la macchina fotografica deve stare sempre altezza occhi, sempre, tranne rarissimi casi come me in questo momento che sono in una posizione veramente assurda, però in linea di massima questo. Quindi che cosa mi faccio? Mi metto dietro la webcam, essendo il monitor molto grande, la finestra con le persone, in modo che guardo nella webcam, ma è come se stessi guardando negli occhi della persona. Ok, tanto non me ne frega niente di vedere la persona, io guardo nella webcam, però è come se stessi mantenendo un contatto visivo. E poi, avendo il monitor molto grande, mi apro qui o qui le finestre che mi servono. Ok, lo so che esteticamente è veramente brutta come cosa, ma è funzionale, quindi ti consiglio di farlo. Ok, io sto sempre piegato, sto sempre in posizioni assurde per farti vedere, spero, al meglio possibile quello che voglio farti vedere. In questo momento vedi due luci, sono delle luci spaziali, trovi anche il mio video sul canale, sono delle Elgato Keylight MK2, sono delle luci, come puoi vedere, grandi, sono delle luci che illuminano veramente benissimo, ce ne ho due, una a destra e una a sinistra. Rispetto, guarda un po' il monitor dov'è, guarda le luci dove sono alte e sono piegate in avanti, come puoi vedere, non sono dritte, ok? Questo perché? Vari motivi. Uno, quando la luce è inclinata, la regola vuole che tu abbia le luci più o meno a 45 gradi su un lato e a 45 gradi in altezza, inclinate. Questo perché? Perché uno, schiacciano le ombre a terra. Quindi non è il mio caso perché qui è veramente piccolina come situazione, però in generale
quando la luce non è a 45 gradi, non schiaccia l'ombra a terra, ma la proietta sul muro. E quindi è bruttissimo vedere, ma lo vedo purtroppo tante volte, video dove ci sono persone che hanno queste ombre sul muro ed è veramente, veramente brutto. Come faccio a risolvere? Semplicemente inclinando, mettendo la luce più in alto e inclinandola verso il basso. Basta veramente poco. Una seconda motivazione è che le tengo così su perché guardando io la webcam e il computer in generale non voglio avere le luci troppo nella porzione di occhio, di quello che riesce a vedere l'occhio, perché danno fastidio. Se le tieni ore danno fastidio, non queste luci qua, dico in generale, ok? Quindi dal mio punto di vista la cosa migliore è tenerle più alte, schiacciate a terra, a 45 gradi. Ok, questa è diciamo l'optimum è questo. Potrei alzarle ancora un po' perché queste luci vengono vendute con l'Elgato Master Mount L, se non ricordo male, ma ti lascio il link in descrizione, che è altissimo. Queste sono a metà, potrei alzarle ancora di più, ok? Non lo faccio perché poi sarebbe troppo, anche per una questione di fili, di cavi, ok? Però questo per dirti come queste due luci da sole, poi a me piace il fondo scuro, ma se volessi un fondo più chiaro mi basterebbe mettere una luce lì, tranquillamente. Queste luci illuminano tantissimo, si possono utilizzare, ripeto, trovi un video dove te ne ho parlato nel dettaglio, ma le puoi regolare con lo smartphone, l'app da smartphone, e le puoi regolare con un software da computer. Entrambi gratuiti, scaricabili dal sito del Elgato, e ti assicuro che è veramente tanta roba, sia perché queste luci vanno da 0 a 100 come intensità, ma anche come temperatura da 2007 a 6500 se non ricordo male, e quindi qualunque tipo di luce tu voglia, calda, fredda o altro, la puoi avere, ok? Queste luci sono fantastiche, veramente fantastiche. Prima ti raccontavo che utilizzo sia la Hobsbot Tail Air che la Hobsbot Meet 2, però come vedi qui c'è anche la mia macchina fotografica, che sono due identiche, una è quella dalla quale sto riprendendo, l'altra è questa. Sono delle Canon EOS M6 Mark II, sono vecchie, non le fanno, no, il Canon non le fa più, ma sono dal mio punto di vista fantastiche. Quindi quando voglio avere un maggior livello di qualità utilizzo questa macchina fotografica qui, che è montata su un Elgato Master Mount L, che è lo stesso delle luci. Ok, quindi ho questo che è super versatile, posso alzarla, abbassarla, posso fare quello che voglio ed è super solido, quindi davvero una volta che metti la macchina fotografica lì sopra sei super tranquillo e ti assicuro che macchine fotografiche costose, lenti costose, vuoi assolutamente essere sicuro che non caschi, ok? In ultimo, ma non ultimo, l'Elgato Wave 3, il microfono che utilizzo appunto per tutto quello che ti ho raccontato. È montato sull'Elgato Wave Mic Arm Pro e trovi video sia sul microfono sia su questo braccio fantastico e come vedi è super comodo perché non solo lo posso riporre in questa posizione e non mi occupa spazio sulla scrivania, ma in realtà posso muoverlo come mi pare. Quindi in qualsiasi posizione io voglia, alzarlo, abbassarlo o altro, lui è lì e non si muove di 1 millimetro. Quindi nonostante il microfono non sia pesante, anzi è un microfono abbastanza leggero, questo braccio è incredibile. È incredibile perché adesso ci ho montato il microfono, ma potrei montargli una fotocamera, per esempio. Potrei montargli una fotocamera per fare anche inquadrature dall'alto. Potrei montargli una fotocamera per fare, non so, delle riprese un po' più particolari. Potrei montargli una luce, per esempio, per avere delle inquadrature diverse. Non c'è limite perché è così resistente che veramente non c'è limite. Quindi questo è un grandissimo microfono. Ovviamente questo video, come puoi immaginare, ci sono tanti prodotti Elgato, un video non sponsorizzato da Elgato, ma ho voluto mettere insieme un po' tutti i prodotti che Elgato mi ha mandato in questo periodo per fare un video dove ti raccontavo quella che è effettivamente la mia postazione. Quindi non è che l'ho costruita ad hoc, effettivamente questa è la mia postazione, utilizzo tutti questi prodotti ogni giorno perché la qualità è veramente molto alta. Spero che questo video sia stato interessante per te. In questo video ho cercato di raccontarti non solo tutto quello che sto utilizzando, e ti ricordo che trovi tutti i link in descrizione, ma ho cercato di raccontarti anche perché lo sto utilizzando e soprattutto come lo sto utilizzando. Quindi ho cercato di darti anche informazioni che spero davvero possano essere utili, ma come al solito ormai lo sai, se tu commenti questo video io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Ok? Grazie mille e noi ci vediamo settimana prossima.